C'è un problema tecnico che ogni formulatore incontra quando vuole costruire un detergente a pH basso, sotto 5. I tensioattivi anionici classici cominciano a soffrire. Le betaine si comportano in modo diverso da quello che ci si aspetta. I gelificanti tradizionali perdono parte della loro reologia e ti serve un tensioattivo che lavori in pace con tutto questo, che non sviluppi cariche, che non competa con nulla, che faccia il suo lavoro e basta. Oggi parliamo di un tensioattivo glucosidico che fa esattamente questo. Si chiama decilglucoside e te lo mostro al lavoro in due formule reali, dove lo stesso ingrediente cambia completamente ruolo. Sono Luisanna, cosmetologa formulatrice e founder di Cosmetech Academy. Questo video nasce da una domanda che ricevo spesso, anzi spessissimo. Mi capita di vedere formule di mercato per pelli acneiche con sistemi tensioattivi pensati per pH neutri. Funzionano? Sì, in apparenza detergono, ma se la formula contiene anche un cheratolitico come l'acido salicilico, quel sistema tensioattivo è sbagliato. Non perché lava male, perché lavora ad un pH dove l'attivo principale non rende quello che potrebbe. Il problema del formulatore è sempre lo stesso: trovare ingredienti che convivano, non solo che funzionino presi da soli, che funzionino insieme. In questo video vediamo come il decilglucoside, un tensioattivo glucosidico di origine vegetale, risolve questo problema in modo, direi, elegante. Lo vediamo in una formula reale, un gel detergente antiacne a pH 4.5, e lo confrontiamo con una seconda formula, uno shampoo condizionante perlato. Stesso ingrediente, due ruoli completamente diversi. Vediamoli insieme, fase per fase, ingrediente per ingrediente. Ogni settimana pubblico video come questo e short sulle novità della cosmetica professionale, ingredienti, ricerca, tutto quello che amo di questo settore e che voglio condividere con te. Se sei qui per la prima volta, iscriviti al canale e attiva la campanella. A te non costa nulla, per me è molto importante perché mi aiuta a proporre contenuti gratuiti come questo. E poi ancora, scrivi nei commenti qui sotto cosa ti interessa di più conoscere nelle formule cosmetiche. Leggere le tue risposte mi aiuta a capire cosa approfondire nei prossimi video e magari il tuo commento diventa il tema del prossimo. Fallo, mi raccomando, perché leggo tutto. Questo canale è fatto per chi ama la cosmetica quanto la amo io. Partiamo dall'inizio. Il decilglucoside è un tensioattivo non ionico che deriva da due materie prime vegetali, il glucosio del mais e l'alcol decilico ottenuto dalla frazione grassa dell'olio di cocco. Appartiene alla famiglia degli alchil poliglucosidi, gli APG. C'è una cosa che vale la pena tenere a mente fin dall'inizio. Il pH della soluzione commerciale, così come la compri appunto dal fornitore, è tra 11.5 e 12.5, quindi è alcalino. E questo dato ci tornerà utile quando vediamo perché va aggiunto in fase D e non in fase A. C'è una caratteristica di questo tensioattivo che lo rende davvero interessante e vale la pena raccontarla per bene. La testa idrofila non è un anione come nei solfati, non è uno zwitterione come nelle betaine, non è una struttura ionica, è letteralmente uno zucchero, ossia una molecola di glucosio attaccata alla catena lipofila. Cosa significa in pratica? Significa che il decilglucoside non sviluppa carica netta in soluzione acquosa, non in un range di pH cosmetico, non in uno industriale, praticamente in nessun ambiente in cui lo metti, è neutro. Immagina che ogni tensioattivo abbia un'identità di carica. Gli anionici hanno il distintivo negativo, i cationici positivo, le betaine sono zwitterioniche, il decilglucoside è in borghese, diciamo così. È
E in formula questo cambia tutto, perché un tensioattivo neutro non compete con niente, non con gli anionici della stessa formula, non con i cationici dei condizionanti, non con la membrana cellulare della cute. È la ragione per cui lo trovi in così tante linee per pelli sensibili, baby, pediatriche e in detergenti specifici per pelle acneica come quello che vediamo oggi. Due parole sulla sintesi. Una delle vie industriali principali è in due passaggi. Prima si fa reagire il glucosio con un alcol corto, butanolo o metanolo, in catalisi acida, si forma un glucoside intermedio, poi avviene una transglicosilazione con alcol decilico e l'alcol corto si distilla via. Il risultato finale non è una molecola pura, è una miscela. Anomeri alfa e beta, monoglucosidi e oligoglucosidi a basso grado di polimerizzazione. Il decilglucoside che compri dal fornitore è una distribuzione di molecole simili tra loro. Lo dico perché lotti diversi possono avere distribuzioni leggermente diverse e in formule molto bilanciate questo si traduce in piccolissime variazioni di schiuma e di viscosità. Adesso il numero formulativo che conta davvero, più dell'HLB che trovi sulle schede. Il decilglucoside ha una CMC, concentrazione micellare critica, di circa 2,2 millimolari in acqua, circa lo 0,07% in peso. È un valore basso. Cosa significa una CMC bassa? Significa che il tensioattivo organizza micelle, cioè i suoi aggregati funzionali, già a concentrazioni minime. Lavora bene fin dall'inizio della curva. E c'è una conseguenza importante. La quota di tensioattivo monomero, cioè non ancora in micella, è bassa. Perché questo conta? Perché l'irritazione cutanea dei tensioattivi correla principalmente con il monomero libero, non con la micella formata. Quindi CMC bassa vuol dire anche profilo dermatologico migliore. Non è marketing, è chimica fisica. Per darti un punto di riferimento, confrontiamo nella stessa famiglia. Allora, il caprilglucoside, il fratello più corto, ha una CMC circa 10 volte più alta, più aggressivo, più solubile. Ancora, il laurilglucoside, il fratello più lungo, ha una CMC 10 volte più bassa, ma è anche più difficile da tenere in soluzione in sistemi acquosi puri. Il decilglucoside a metà è il bilanciamento, è la ragione per cui finisce così spesso nelle formule che vogliono detergere senza però fare danni. Parliamo ora di sicurezza. È un tema dove in cosmetica si fa molta confusione tra le diverse autorità che si esprimono. Il decilglucoside non figura negli allegati del regolamento europeo 1223 del 2009, non è una sostanza vietata, non è una sostanza con restrizioni, per questo non esiste un'opinione SCCS dedicata. L'SCCS si esprime quando una sostanza entra in allegato o quando la commissione fa una richiesta specifica. La valutazione che esiste, ed è quella più citata in letteratura, è del CIR, il panel di esperti americano. Il CIR ha valutato collettivamente 19 alchilglucosidi, incluso il decilglucoside, e ha concluso che sono sicuri nelle pratiche cosmetiche correnti. La valutazione include un passaggio importante. Le glicosidasi presenti sulla cute degradano questi tensioattivi nei loro componenti di partenza, quindi alcol grasso e glucosio, entrambe sostanze ben conosciute e tollerate. Adesso però una nota onesta che un canale tecnico ha il dovere di fare. Il decilglucoside compare in letteratura dermatologica come potenziale allergene da contatto in soggetti predisposti, in particolare in chi ha una storia di eczema o dermatite atopica. Non è frequente, non è di prima fascia, ma è documentato. Un formulatore tecnico questa informazione la ha e la pesa quando seleziona ingredienti per linee dedicate a cute molto reattiva. C'è anche un capitolo storico interessante.
anni alcune reazioni allergiche attribuite al filtro UV Tinosorb M sono state in realtà causate dal decilglucoside, che veniva usato come stabilizzante in quella formulazione commerciale. Soltanto dal 2014, quando il Tinosorb M puro è diventato disponibile per i test, la letteratura ha potuto distinguere chiaramente i due. È un caso che ci insegna quanto sia importante testare gli ingredienti isolati e perché la qualità del fornitore conta più di quanto si pensi. Le impurità di processo da tenere d'occhio nel decilglucoside sono 3. Gli alcoli grassi residui, soprattutto il decanolo non reagito, che a concentrazioni significative possono dare un contributo all'irritazione cutanea in pelli già reattive, in un decilglucoside ben raffinato sono trascurabili. Il glucosio libero non legato, che è più un problema microbiologico che cutaneo, perché è substrato per la crescita microbica e può mettere sotto stress il sistema conservante. E i polifruttosi e gli oligoglucosidi da condensazione secondaria, che possono incidere su colore e odore del prodotto finito. Quando selezioni un fornitore di decilglucoside, chiedi la scheda tecnica completa, guardi i valori di alcol grasso residuo, il contenuto di Matter Active, il profilo organolettico e la differenza tra un detergente che resta limpido nel tempo e uno che vira, tra una formula che funziona su pelle sensibile e una che dà microreazioni difficili da diagnosticare. Discorso a parte sulla cocamidopropilbetaina, che è il cotensioattivo principale di questa formula. La cocamidopropilbetaina ha una storia documentata come allergene da contatto, ma la causa quasi sempre non è il tensioattivo in sé, è un'impurezza di sintesi, si chiama DMAPA, dimetil-aminopropilammina, residua dal processo di produzione. Nel 2004 l'American Contact Dermatitis Society l'ha nominata Allergen of the Year proprio per via di questa impurezza, non per la molecola di cocamidopropilbetaina pura. Le betaine moderne di buona qualità sono fornite come low DMAPA con residuo sotto soglia. Se scegli un fornitore serio, in pratica il problema non si pone, ma è un dato che chi formula deve conoscere, perché impatta sulla scelta del fornitore prima che sull'impostazione della formula. Stessa lezione del decilglucoside: leggere le schede tecniche e non fidarsi solo delle etichette. Adesso parliamo dell'acido salicilico, che è l'attivo cheratolitico di questa formula, e qui c'è una storia regolatoria che ogni formulatore o appassionato deve avere ben presente. L'acido salicilico ha un'opinione SCCS dedicata del dicembre 2018. L'SCCS ha concluso che è sicuro come ingrediente non conservante fino al 2% nei prodotti risciacquabili viso e corpo e fino al 3% nei prodotti risciacquabili per capelli, con restrizioni specifiche per altri prodotti. C'è anche un secondo punto. Dal 2018, con regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea, l'acido salicilico è stato classificato come CMR di categoria 2 secondo il regolamento CLP. Cosa significa? Significa che è classificato come potenziale cancerogeno, mutageno o reprotossico di categoria 2, cioè un sospetto basato su dati limitati. Eppure lo trovi ancora in tantissime formule cosmetiche. Com'è possibile? Possibile perché il regolamento cosmetico ha un articolo, il 15, che ammette l'uso di sostanze CMR2 quando la SCCS le ha valutate sicure per l'uso cosmetico specifico, ed è esattamente quello che la SCCS ha fatto per l'acido salicilico. In ogni caso, vietato nei prodotti per bambini sotto i 3 anni, eccetto gli shampoo. Questa è una restrizione assoluta. Te lo racconto perché un formulatore o anche un appassionato deve sapere cosa mette in formula, e perché un responsabile della messa sul mercato o un safety assessor ti chiederà conto di queste informazioni, non delle frasi sui claim. La differenza tra leggere un INCI e leggere una formula è anche questa.
Quindi eccola la prima formula completa, gel detergente anti-acne viso pH Target 4.5. La domanda da farsi guardando questa formula è una sola: perché pH 4.5? Tutto il resto, il gelificante scelto, il sistema tensioattivo, la fase di aggiunta di ogni ingrediente deriva da questa scelta. E qui ti faccio una premessa importante. Sul canale Cosmetech Academy c'è già un video dedicato interamente all'acido salicilico, dove ho approfondito la chimica del pKa, l'equazione di Anderson-Hasselbalch, la curva di solubilità in funzione del pH e perché un gelificante acrilico non può essere usato in formule acide. Quel video è il punto di riferimento se vuoi entrare nei dettagli formali, lo trovi linkato in descrizione e se non l'hai ancora visto ti consiglio di guardarlo prima di formulare qualsiasi prodotto con questo attivo. Quindi qui non ripeto, qui aggiungo, perché in quel video l'acido salicilico era al 2% in un siero Livon a pH 3.6, qui allo 0,5% in un detergente Rinsoft a pH 4.5. Due contesti diversi, due ragionamenti diversi, due conclusioni diverse. Vediamo perché. Mettiamo in chiaro la chimica, perché è qui che molte spiegazioni semplificate diventano fuorvianti. L'acido salicilico ha un pKa di circa 2.97, anzi non dico circa, è 2.97. Significa che a pH 2.97 il salicilico è metà dissociato in forma salicilato e metà non dissociato in forma acida protonata. La forma non dissociata è la forma lipofila, quella che penetra l'epidermide e raggiunge il canale follicolare. La forma dissociata è polare e idrosolubile ed è molto meno efficace nella penetrazione transepidermica. A pH 4.5, applicando Anderson-Hasselbalch, la frazione di acido salicilico non dissociato è circa il 3%, non è la maggioranza. La maggioranza, il 97%, è in forma dissociata. Allora perché 4.5? Perché la chimica continua. A pH 6 quella frazione del 3% scende a meno dell'1 per 1000, a pH 7 va sotto un decimo di per 1000. Il 3% a pH 4.5 è poco in assoluto, ma è circa 30 volte più di quello che avresti a pH 6 e 300 volte più di quello che avresti a pH 7. E se scendesse a pH 3, salirebbe ancora la quota lipofila, certo, ma il margine di tolleranza cutanea si riduce. Le formule a pH così basso vanno tamponate con grande attenzione e in un detergente per cute acneica già infiammata di partenza il rischio di intolleranza diventa concreto. Quindi 4.5 non è un valore ottimale, è un valore ragionato. È il punto in cui la biodisponibilità del salicilico è la massima compatibile con la tolleranza cutanea su una pelle acneica. Una nota anche sulla scelta dello 0,5% di salicilico. Sembra basso. Il limite SCCS, l'abbiamo visto prima, per Rinsoft viso è 2%. Perché lo 0,5%? Perché lo 0,5% è anche il limite massimo dell'acido salicilico quando viene usato come conservante in allegato 5. Sotto questa soglia il formulatore non deve giustificare alla responsible person la presenza dell'attivo come non conservante. Quindi è una scelta furba, regolatoria, pragmatica, oltre che cosmetologica. Risparmia un passaggio nel safety dossier. Pensare ad una formula vuol dire pensare anche a chi la dovrà dichiarare e difendere. Adesso entriamo dentro la formula, una fase alla volta. Fase A, la base gel, acqua al 72,7%, solvente ovviamente, ma è anche il primo elemento di costruzione. È nell'acqua che l'idrossietilcellulosa si gonfia e la qualità dell'acqua di partenza, la sua durezza, il contenuto di metalli condiziona la riproducibilità dell'areologia tra un lotto e l'altro. Propylenglicol al 3% è un umettante, ma in questa fase ha anche un ruolo operativo. Aiuta a predisperdere il gelificante prima del contatto con l'acqua. La cellulosa idrossietilica, se la butti direttamente in acqua, forma agrumi. Predisperderla nel glicol evita questo problema. Trucco di laboratorio classico, molto classico. Ed eccola qui, idrossietilcellulosa all'1% è il gelificante, una cellulosa eterificata, non ionica, stabile in un range di pH ampio, non richiede neutralizzazione a differenza dei carbomeri tradizionali che a pH 4.5
perderebbero gran parte della loro viscosità. È la scelta giusta per questo sistema. Cocamidopropilbetaine al 10% è il potenzi attivo, e qui c'è ancora una cosa importante da capire bene. La cocamidopropilbetaine ha un punto isoelettrico in soluzione micellare intorno a pH 6.25. Cosa significa? Significa che il pH 6.25 è il punto in cui la carica netta della molecola è praticamente zero. Sopra quel pH la cocamidopropilbetaine è leggermente anionica, sotto è leggermente catonica. Nella nostra formula siamo a pH 4.5, quasi 2 unità sotto l'isoelettrico, quindi la cocamidopropilbetaina qui ha un carattere lievemente cationico. Attenzione, non è un cationico classico come un quaternario di ammonio, è uno zwitterione con bilancio di carica spostato verso il positivo. La carica positiva è permanente sull'ammonio quaternario, la carica negativa sul carbossilato comincia a essere parzialmente protonata avvicinandosi al suo pKa, che è molto basso, intorno a 1.9. In pratica, a pH 4.5 la cocamidopropilbetaina interagisce meglio con la cheratina cutanea e con i tensioattivi anionici della formula. È una delle ragioni per cui a questo pH si percepisce una sensorialità più morbida e si ottiene la consistenza gel con un solo punto di idrossietilcellulosa. Andiamo quindi alla fase B, gli attivi lipofili e l'esperienza. Gli attivi lipofili e l'esperienza. PEG 40 Hydrogenated Castor Oil allo 0,4%. È il solubilizzante non ionico, serve a tenere in soluzione l'acido salicilico che a pH 4.5 e allo 0,5% è già vicino alla saturazione. Senza solubilizzante in fase di scaffalatura potrebbe cristallizzare. Lo 0,4% è la quantità sufficiente che abbiamo verificato in fase di sviluppo per coprire l'intero range termico di conservazione. Ed eccolo qui, salicilic acid allo 0,5%, ne abbiamo già parlato sia per la chimica del pH che per la scelta regolatoria, aggiunto in fase B in glicole prima del raffreddamento. Mentil lactate allo 0,4%, è un estere del mentolo con acido lattico, conferisce quella sensazione di freschezza ma senza l'effetto raffreddante aggressivo del mentolo libero. Su una cute acneica già infiammata il mentolo libero darebbe fastidio, il lattato di mentile no. La percezione di freschezza ha anche un valore percettivo non banale. Il consumatore associa freschezza ed efficacia e questo migliora la compliance d'uso. Andiamo alla fase C, idratazione attivo sebo regolatore, butilenglicole all'1,5%, secondo mettante separato dalla fase A. Qui funziona da veicolo per ingredienti idrofili termolabili che andremo ad aggiungere a temperatura più bassa. Sodium lattate all'1%, in soluzione al 60%, apporta sodio e lattato come componente dell'NMF, il Natural Moisturizing Factor cutaneo. È una scelta non scontata in un detergente perché la durata di contatto è breve, ma il sodio lattato si deposita in micro quantità anche dopo risciacquo, contribuendo all'idratazione di una pelle che paradossalmente è spesso disidratata pur essendo seborroica. Attivo sebo regolatore al 2%, te lo racconto per intero nella prossima sezione del video perché ha una storia che merita un capitolo dedicato. Adesso ti dico solo dove è in formula e perché è qui. In fase C perché è termolabile sopra i 50 gradi, aggiunto in fase A si degraderebbe. Fase D, il protagonista entra in scena nella fase D, fenoxietanol etilexilglicerina allo 0,5%, sistema conservante, fenostetanolo come conservante primario ad ampio spettro, etilexilglicerin come booster ad azione antimicrobica sinergica. Il sistema funziona bene su tutto il range cosmetico, quindi la scelta del pH della formula non altera l'efficacia del conservante. Ed eccolo qui, decilglucoside in fase D al 5%. Una spiegazione che si legge spesso è: si mette in fase D perché? Perché ha un pH alcalino ed in fase A sballerebbe il pH della base. Vero, ma solo in parte. Il pH si compensa banalmente anche con qualche goccia in più di acidificante, non è quello il motivo principale. Il motivo vero in produzione è la schiuma.
I glucosidi sviluppano schiuma persistente anche a bassissime percentuali e la schiuma durante la miscelazione e l'omogenizzazione del gel è un nemico tecnico serissimo. Ingloba area nella massa, quindi falsa la lettura della viscosità, crea instabilità reologica tra lotti diversi. Ma c'è un altro livello di lettura del flash foam ed è quello che riguarda il prodotto finito. Una formula con decilglucoside mal bilanciato lascia sulla pelle un residuo sensoriale leggermente saponoso. È quella sensazione di pellicola che resta dopo il risciacquo, che chi formula con esperienza riconosce subito come segnale di una formulazione rifinita male o non rifinita. Il pubblico finale, il consumatore, forse non sa nominare quel residuo, ma lo sente. È un detergente professionale per una pelle che cerca delicatezza, non deve lasciare quella firma. Ed è qui che la cocamidopropilbetaina in fase A fa molto di più che addolcire il sistema. Lavora attivamente come soppressore di flash foam. La sua testa zwitterionica interagisce con la testa voluminosa del decilglucoside e modifica la geometria delle micelle. Le bolle che si formano sono più piccole, meno stabili, collassano più rapidamente. Il risultato sulla pelle è una schiuma cremosa che si rompe a risciacquo, senza pellicola residua, senza tirare. Il rapporto cocamidopropilbetaina e decilglucoside in questa formula è 2:1, 10% di anfotero su 5% di non ionico. È un rapporto, deliberato. In letteratura tecnica si discutono rapporti che vanno dal 3:1 al 5:1 a favore dell'anfotero per i sistemi senza anionici. Noi siamo più sbilanciati verso il tensioattivo principale perché qui il decilglucoside deve fare il lavoro detergente vero, non solo modulare la schiuma. Ma il principio è lo stesso. La sinergia tra non ionico e anfotero non è opzionale, è strutturale. C'è poi un secondo motivo tecnico per aggiungere il decilglucoside in coda ed è di natura reologica. Allora, la testa idrofila del decilglucoside, la parte zuccherina della molecola, è molto ingombrante, più voluminosa di quella di un tensioattivo anionico classico, e questo ingombro in formulazione può interferire con la rete polimerica del gelificante. Ora, nel caso dei gelificanti acrilici l'effetto è marcato e ben documentato, il decilglucoside può abbattere la viscosità in modo significativo. Nel nostro caso, con l'idrossietilcellulosa polimero cellulosico non ionico, l'effetto è più contenuto, ma esiste. Aggiungere il decilglucoside dopo che la rete dell'idrossietilcellulosa si è completamente formata e idratata significa permettere alla struttura del gel di stabilizzarsi indisturbata e poi inserire il tensioattivo in un sistema già pronto ad accoglierlo. Il pH alcalino del decilglucoside è il terzo motivo. Va compensato con l'acidificante, certo, ma non è la ragione principale per cui lo aggiungi tardi. Sapere distinguere il motivo reologico produttivo dal motivo chimico è la differenza tra leggere una formula e capirla. A pH 4.5 il decilglucoside lavora come puro tensioattivo non ionico, nessuna carica, nessuna competizione con la cocamidopropilbetaina, nessuna interazione con il salicilato dissociato, è chimicamente trasparente al resto della formula. Per questo bilancia, ammorbidisce, abbassa il potenziale irritante del sistema, senza interferire con niente. Andiamo avanti, fase la dimensione fisica. Jojoba esters al 2%, sono perle esfolianti micronizzate ottenute per idrogenazione della cera liquida di jojoba. Hanno un punto di fusione intorno ai 32-37 gradi. Appena entrano in contatto con la pelle si ammorbidiscono, scivolano sulla cheratina senza abbradere meccanicamente. Su pelle acneica un'abrasione meccanica aggressiva è un problema concreto e c'è il rischio di rompere le pustole e disseminare il contenuto batterico. Le perle di jojoba aggirano questo rischio, lavorano per pressione, non per attrito. È una scelta intelligente quando vuoi affiancare un'esfoliazione fisica delicata a quella chimica del salicilico. E una cosa importante, sono completamente biodegradabili, di origine vegetale al 100%, non sono microplastiche,
Le microplastiche sono polimeri sintetici non biodegradabili vietati nei prodotti Rinsoff in Europa dal regolamento UE 2023-2055, mentre i jojoba esters non rientrano in quella categoria. È un dettaglio che oggi un formulatore deve saper distinguere bene, perché la pressione normativa e di un mercato sull'eliminazione delle microplastiche è oramai strutturale. L'attivo sebo-regolatore di questa formula ha una storia che vale la pena raccontare, perché è una storia di mimicry biologica e di una scelta chimica intelligente. Tutto parte dalla pappa reale. È il segreto che le api operaie producono per nutrire la futura ape regina nei primi giorni di vita. Una sostanza concentrata ricca di proteine, zuccheri, lipidi, e c'è una molecola in particolare che è la firma biochimica della pappa reale, un acido grasso a 10 atomi di carbonio con un gruppo ossidrile in posizione finale e un doppio legame tra il secondo e il terzo carbonio. Si chiama acido 10-2-decenoico, insaturo. Quel doppio legame è importante e adesso vediamo perché. La ricerca ha dimostrato che questa molecola ha attività interessanti per la cute, riduce la velocità di secrezione sebacea, riduce il numero di ghiandole sebacee attive, ha attività antibatterica sul Cutibacterium acnes, il batterio che fino al 2016 chiamavamo Propionilbacterium acnes, prima della riclassificazione tassonomica. Adesso guardiamo l'inci dell'attivo, che è in questa formula: butilene glicol, 10-hydroxydecanoic acid, sebacic acid. Noti la differenza? La molecola biologica è 10-hydroxy-2-decenoic acid, insatura. La molecola cosmetica è 10-hydroxydecanoic acid, satura. Manca il doppio legame. Non è la stessa molecola, è l'analogo saturato, sintetizzato in laboratorio. Perché questa scelta? Per ragioni di stabilità in formula e di shelf life. Una catena insatura è più reattiva, più soggetta a ossidazione, più difficile da stabilizzare. La versione saturata è più stabile, formulabile più facilmente, ha un comportamento più prevedibile e funziona. I test di efficacia sono solidi, i meccanismi sono concreti con la struttura saturata, ma non è la molecola biologica originaria, è la sua versione resa industrialmente utilizzabile. È un punto onesto che chi formula deve avere chiaro. Le ispirazioni biomimetiche in cosmetica raramente sono replicazioni esatte. Sono adattamenti chimici che mantengono il motivo strutturale chiave, in questo caso il gruppo idrossile in posizione finale di una catena C10, e modificano altri aspetti per ragioni tecniche. Dal punto di vista della sintesi, l'attivo non si estrae dalla pappa reale, sarebbe economicamente insostenibile. Si sintetizza partendo dall'olio di ricino. L'acido ricinoleico, principale componente dell'olio di ricino, viene scisso chimicamente per ottenere frammenti utili, tra cui il 10-idrossydecanoico saturo e l'acido sebacico, anch'esso un classico derivato del ricino. Il butilene glicol completa il prodotto in forma liquida come veicolo stabile. In questa formula l'attivo è al 2%. Il range raccomandato è 1,5%, il 2% è una scelta consapevolmente conservativa per un risciacquabile. Il contatto con la cute è breve e la quota di attivo che effettivamente penetra è una frazione di quella nominale. In una crema da giorno o anche in un siero Livon lo porterei al 3 o al 4%, anzi lo porteresti al 3 o al 4%, qui no. L'attivo lavora su 3 fronti simultanei, riduce la secrezione di sebo direttamente. Le ghiandole sebacee producono meno sebo nella zona trattata. Mette a riposo le ghiandole sebacee attive, non le distrugge, non le danneggia, le riduce di numero. È un meccanismo modulante, non aggressivo, e inibisce il Cutibacterium acnes, il ceppo principale coinvolto nel processo infiammatorio acneico, con un'attività antibatterica dose dipendente che parte dallo 0,5% e raggiunge piena efficacia intorno al 2,5%. È un attivo elegante, costruito con criterio, e in cosmetica raccontare bene un ingrediente vale quanto saperlo dosare.
Adesso voglio mostrarti lo stesso tensioattivo in un sistema completamente diverso, stessa molecola, ruolo opposto, 3 differenze strutturali rispetto al gel antiacne. Vediamole una alla volta. Prima differenza, il pH, range 5.5 e 6.5, è un pH fisiologico per il cuoio capelluto. Qui non c'è ottimizzazione di un cheratolitico, c'è solo tolleranza dermatologica del fusto e del bulbo. Il sistema lavora a pH naturale e basta. Seconda differenza, il sistema tensioattivo ribaltato completamente. La base è il disodium laureth sulfosuccinate al 15%, è un anionico ma anionico atipico, appartiene alla famiglia dei sulfosuccinati che hanno una testa polare meno aggressiva del classico solfato, profilo di irritazione cutanea più basso, schiuma generosa, detersione efficace. Una delle scelte preferite quando vuoi un anionico vero ma con un margine di tolleranza superiore. La cocamidopropilbetaina all'8% bilancia la base anionica, il decilglucoside al 2,5% entra come terzo livello, stabilizza la schiuma, ammorbidisce il profilo, riduce l'irritazione potenziale dell'anionico principale. Terza differenza, e questa è interessante, la presenza di condizionanti cationici, il poliquaternium 10 allo 0,13% e il quaternium 80 al 2%, sono entrambi a carica positiva netta. Adesso pensa al sistema di cariche in formula. Hai un tensioattivo anionico al 15% e hai 2 cationici. Se metti insieme anionici e cationici concentrati si formano complessi di precipitazione. Però qui non succede. Perché? Perché il poliquaternium 10 lavora con un meccanismo molto elegante che si chiama coacervazione. Nella formula concentrata dentro la bottiglia, il tensioattivo anionico è in eccesso e il cationico è solubilizzato. Quando vai a usare lo shampoo sotto la doccia, l'acqua diluisce tutto. Ad un certo punto la diluizione rompe l'equilibrio, il sistema non riesce più a tenere disciolti il poliquaternium 10 e l'anionico insieme. Si forma un complesso coacervato che precipita. E precipita esattamente dove serve, ossia sul capello. È una chimica fisica raffinatissima, è il motivo per cui gli shampoo condizionanti moderni funzionano. Il condizionante non agisce in flacone, agisce sotto la doccia al momento del risciacquo. E qui torna il decilglucoside, perché un tensioattivo che convive con anionici e cationici senza alterare l'equilibrio di carica del sistema. Perché? Perché è in borghese, ricordi? Te l'ho detto prima. Non sviluppa carica, non forma complessi con nessuno, non destabilizza la coacervazione, lavora come terzo livello tensioattivo, dolce, neutro e non disturba il meccanismo principale dello shampoo. Questa è la versatilità che lo rende così usato nelle formule tricologiche composite, non delicatezza generica, compatibilità di carica, una nota su un dettaglio di formula. Il gelificante che vedi qui è un acrilates copolymer e nello specifico è un polimero acrilico modificato idrofobicamente surfactant friendly. Vuol dire che gelifica anche in presenza di alte concentrazioni di tensioattivi dove un carbomer classico fallirebbe. Va neutralizzato in fase B con idrossido di sodio perché gelifica solo dopo che i gruppi acidi sono stati deprotonati. È un passaggio operativo critico in questa formula. Stesso ingrediente, 2 formule, 2 ruoli. È il mestiere del cosmetologo, non applicare una formula, ma capire come ogni ingrediente si comporta in contesti diversi. Quello che hai visto in questo video è il cuore delle 2 formule. Cosa c'è dentro? In che percentuali? Perché ogni ingrediente è dove è. La logica formulativa completa, quello che non c'è è il come, non ci sono le temperature operative, non ci sono i tempi di miscelazione, di omogenizzazione, non c'è l'acidificante specifico che ho scelto per portare il gel a pH 4.5 né la sequenza esatta di lettura del pH durante la produzione. Non c'è la velocità di agitazione che preserva l'areologia dell'idrossicetilcellulosa senza intrappolare l'aria.
Quella è formazione vera e ha responsabilità didattica. La trovi dove? In Cosmetech Academy, non in un video gratuito come questo, perché darti tempi e temperature qui senza il contesto operativo che li giustifica sarebbe darti un'illusione di sapere, non sapere. Se vuoi accedere alle procedure complete, al supporto diretto, il link è qui sotto in descrizione. E se sei già qui sul canale e non ti sei ancora iscritto, fallo adesso e attiva la campanella. Ogni settimana pubblico video come questo e short sulle novità della cosmetica professionale, ingredienti, ricerca, tutto quello che succede nel nostro settore e che merita di essere raccontato bene. Questo canale è fatto per chi ama la cosmetica quanto la amo io. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!